Ciao ragazzi, siamo di nuovo qui a parlare di MMA, un'azienda entrata ormai da tempo nel mondo della simulazione, portando tutta una serie line-up di prodotti per il nostro amato mondo della simulazione, con cambio ad H e sequenziale, cambio sequenziale. E ragazzi, oggi siamo qui per parlare del freno a mano. Naturalmente lo ripeto per chi non abbia seguito le altre recensioni, che comunque metterò il link in alto per andarvela a vedere se ve le siete perse. È un'azienda che già opera nel mondo del motorsport reale, un'azienda slovena che offre una serie di prodotti fatti, lavorati ad un livello altissimo di qualità. Ma non vi voglio svelare nulla, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare del freno a mano di MMA. Anche in questo caso il packaging con cui mi è stato inviato, sempre di altissima qualità. Sempre veramente molto bello a livello estetico. Le colorazioni rimangono sempre le stesse, sono le colorazioni di MMA sul blu. Tutto il prodotto è ben riposto in polistirolo sagomato e all'interno andremo subito a trovare un manuale che vi spiega un pochino quello che andrete a trovare nella confezione e vi spiega anche come si effettua la calibrazione per il massimo sforzo per andare a settare il freno a mano, ma ve lo andrò a spiegare durante la review. Il solito set di viti a brugola per poterlo montare sulle vostre postazioni, non ci sono particolari problemi, anche perché troverete sempre la staffa di montaggio che è poi la stessa identica di quella del cambio sequenziale. Anche in questo caso potete scegliere e chiedere o la piastra che si abbina con il cambio sequenziale o la piastra che si abbina con il cambio ad H sequenziale. E poi ragazzi arriviamo subito al gioiellino, anche in questo caso tutto alluminio lavorato in maniera perfetta ragazzi, è stupendo. In questo caso l'asta tutta alluminio dal pieno, è un'asta dal diametro di 22 mm molto bella. L'altezza totale dalla base è di 32 cm e mezzo. Ragazzi, anche in questo caso solidità totale, non esistono giochi. Io me lo tiro, ve lo giuro, lo tiro. Non credo proprio. Perché è pazzesco la qualità di assemblaggio e di materiali con cui sono fatti. Molti ogni volta storcono il naso per i prezzi, che comunque fanno parte della fascia alta del mercato del sim racing, ma ragazzi, cioè, prendetelo, toccatelo, come anche gli altri prodotti. È un altro livello, purtroppo è un altro livello. Io un po' mi arrabbio perché poi tante volte leggo i commenti delle cose per i prezzi, ma porca miseria, toccateli queste cose, provateli a casa per capire che il tipo di materiali utilizzati, le lavorazioni, l'attenzione nell'assemblaggio, ragazzi, sono di un altro livello. Non c'è niente da fare. Tutta la parte del corpo, come sempre, colorazione alluminio anodizzata dei colori di MMA sull'azzurro, con sempre la solita targhetta con scritto Handbrake da questa parte. Tutto molto bello, anche questi giochi di linee, ragazzi, bellissimo. In questo caso abbiamo un piccolo LED che vi farà vedere il funzionamento e come vedete qui c'è un piccolissimo foro che vi consentirà il primo settaggio di questo freno a mano. In realtà anche in questo caso già vi arriva che comunque ha un settaggio abbastanza importante.
Naturalmente andrete a premere su quel foro con uno stecchino per 3 secondi, inizierà a lampeggiare, tirate la leva con quella che vorrete sia la forza massima e a quel punto avete settato la forza massima. Il mio consiglio: settatela con un velo di forza in più rispetto a quella che vorrete, perché poi comunque tramite applicazioni come DXTweak o DView potrete andare anche a settare ancora più nello specifico quella che è la forza massima e magari anche crearvi una curva di pressione. Ma ragazzi, tutto si fa in maniera molto semplice. Sempre come tutti i prodotti MME, già vengono dati con un cavo USB con una guaina di ottima qualità, già premontata, di una lunghezza di 1,5 m, e sempre all'altro capo abbiamo un connettore USB di tipo 2 con della ferrite per togliere le interferenze, ma come tutti i prodotti di MME ne è totalmente esente. Anche la parte elettronica, ragazzi, sempre studiata e con i prodotti di massima qualità. Arriviamo a capire come funziona il feeling di questo freno e per questo l'ho dovuto smontare. In questo caso abbiamo una prima parte di feeling che viene dato da una molla a compressione che nella parte interna ha un tampone in elastomero che nell'ultima parte va a indurire ulteriormente e vi dà proprio quella sensazione simile idraulica che gli elastomeri un pochino danno, come anche nelle nostre pedaliere. In questo caso non è possibile regolare la corsa, ma come anche nei vari prodotti che produce MME non ci sono particolari regolazioni che in realtà molti amano, ma il feeling che donano di base è tra i più realistici che io ho mai provato, senza particolari fronzoli o gadget di marketing che molto spesso luccicano intorno agli occhi di molte persone, quando poi invece non vanno a vedere la sostanza di quello che è il prodotto e dei materiali che vengono utilizzati. Non ho posseduto molti freni a mano, se non quello Fanatec, quello Syncwild e questo. Vi dico che è in linea con la sensazione che ha anche il freno dello Syncwild quando si utilizza anche la molla. In questo caso mi sarebbe piaciuto provarlo anche con degli elastomeri, non credo che ci siano particolari problemi per adattarci anche qualcosa a questo sistema. A livello elettronico funziona anche in questo caso sempre con un sensore di Hall. Il sensore di Hall va a misurare la differenza di campo magnetico tra il sensore e una calamita, quindi misura lo spostamento che l'asta fa. Questo in linea anche con gli altri prodotti della linea MME, che in tutti i casi utilizza sempre sensori di Hall, quindi esenti da qualsiasi tipo di rottura meccanica perché non c'è contatto. In realtà non pensavo quando l'ho smontato che utilizzasse questo genere di sensori, perché siamo abituati dove c'è uno sforzo ad utilizzare celle di carico, ma in questo caso il funzionamento, ragazzi, è perfetto. Con il sistema di DXTweak o DView potete crearvi anche delle curve. In realtà non c'è particolare differenza a utilizzare un sensore o un altro. Ma ragazzi, piccolo chiarimento: in realtà, volendo anche nelle pedaliere, se ben studiate, non è un particolare importante che sia un sensore di Hall, una cella di carico, un potenziometro. L'importante è che siano sensori di qualità e che vengano implementati per sfruttare al massimo le caratteristiche tecniche del prodotto. Stop. Comunque, ragazzi, anche l'implementazione della parte elettronica sempre molto curata, tutto molto pulito a livello estetico, di costruzione, si smonta tutto in pochissimi secondi. Ragazzi, veramente molto bello. E poi naturalmente basta attaccarlo all'USB, già funziona tutto, no? Dovete soltanto poi assegnarlo all'interno del vostro simulatore preferito. Non ci sono particolari problemi, credo piuttosto che sia arrivato il momento di farvelo vedere in azione.
ragazzi, bentornati. Siamo arrivati alle conclusioni finali. Ringrazio MMA per averci donato a tutti noi Sim Racing una line-up di prodotti costruiti con eccellenza. Tutti, adesso ne ho provati 3. Ragazzi, faccio un recap. Tutti con materiali, lavorazioni di altissimo livello. Un assemblaggio non industriale, ma uno a uno, perché anche questo non ci sono giochi, non c'è mai niente, è tutto perfetto, probabilmente più perfetto di quello che è la realtà, perché poi nella realtà, ragazzi, soltanto noi sim racer siamo malati di una perfezione esagerata. Questo materiale ce l'ha, ma nella realtà tutte le cose pedaliere, cambi, volanti, tutti hanno dei piccoli giochi, nella meccanica c'è sempre, soprattutto poi per veicoli che macinano tanti chilometri. Ma in questo caso, ragazzi, giochi zero, feeling molto piacevole. In realtà in questo caso mi viene da dire in linea con quelli che sono i prodotti di questa fascia. In questo caso parliamo di 399 euro più IVA, quindi costa di più di alcuni suoi competitor che hanno un feeling effettivamente molto simile. In questo caso le lavorazioni, i materiali che vengono utilizzati in questo sicuramente fanno alzare un pochino quelli che sono i costi per averlo. Naturalmente una lavorazione anche soltanto di un'asta di questo tipo non può avere lo stesso prezzo di 2 piastre messe lì con un pezzo di legno al centro. È assurdo. Anche se ve lo andate a far fare dal vostro fabbro, il prezzo è totalmente di un altro livello. Quindi in questo caso dipende o meno se il vostro portafoglio vi permetta di scegliere un prodotto che anche all'occhio, anche nei materiali di cui è fatto, è di un livello molto molto alto. Ringrazio ancora i ragazzi di MMA per avermi scelto per presentare tutta la loro line-up, ma ragazzi ci saranno sempre novità che vi porterò sul canale e vi ringrazio tutti quanti ancora di avermi seguito qua fino adesso. E nel caso fatemi sapere, anche voi amanti del drifting, del rally, se vi è piaciuto questo freno a mano e anche che tipo di freno a mano utilizzate voi e cosa ne pensate di questo prodotto. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare. Vi ricordo sempre MDS Simparts, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel like anche lì. Per gli amanti dei Direct Drive, anche il mio gruppo Facebook Direct Drive Italia, andatelo a cercare e chiedetemi un'iscrizione. Ragazzi, ci vediamo alla prossima review. Ciao ciao!